Bentornati amici sul canale Il Divo della Pizza. È un po' che non ci vediamo, vero? Infatti molti mi avete scritto: ma quando fai il prossimo video, quando ci fai vedere qualcosa di nuovo? Quindi oggi siamo qui con una novità, sempre col nuovo forno F1 P134H. Andremo a preparare, indovinate cosa? Una bellissima pizza in teglia. Siete pronti? Andiamo ad impastare! Per calcolare la quantità di impasto necessaria per una pizza in teglia esiste una semplice formula, che è larghezza per lunghezza per 0,7, e questo è il peso finale dell'impasto che dobbiamo ottenere per una teglia di altezza media. Se la vogliamo invece una pizza più alta dobbiamo fare per 0,8, se vogliamo una pizza invece un pochino più bassa dobbiamo fare per 0,6. In questo caso ho deciso di fare due teglie delle dimensioni di 30 x 40 cm e ho applicato il fattore 0,8, quindi andremo a preparare due pannelli del peso di circa 930 grammi ciascuno. Per fare questo utilizziamo i seguenti ingredienti: 1 kg di farina forte, in questo caso qua sto utilizzando un Caputo Cuoco che è un W intorno ai 300, 800 g di acqua fredda, quindi come avete intuito stiamo parlando di un impasto altamente idratato, quindi una pizza in teglia all'80% di idratazione. Poi andiamo a utilizzare 6 g di lievito di birra fresco, 23 g di olio extravergine di oliva e 30 g di sale. Passiamo alla planetaria. Quindi abbiamo messo il nostro chilo di farina all'interno della planetaria. Per prima cosa andiamo a sbriciolare il nostro lievito. Chiudiamo la planetaria e la avviamo alla prima velocità, giusto per miscelare e ossigenare la nostra farina. A questo punto cominciamo ad inserire gran parte della nostra acqua. A questo punto possiamo aumentare un po' la velocità. Man mano che la farina assorbe aggiungiamo acqua a filo. A questo punto andiamo ad aggiungere il sale. Avviamo la planetaria e aggiungiamo l'acqua a filo per far sciogliere il sale. A questo punto incorporiamo anche l'olio. Essendo un impasto ad alta idratazione, il mio suggerimento è quello di ungere un pochino la superficie del piano da lavoro, ok? A questo punto dobbiamo ungerci bene anche le mani, quindi in questa maniera, e dobbiamo fare dei movimenti veloci e decisi, quindi prendiamo in questa maniera e pieghiamo su se stessa. Ok, dovete essere molto veloci perché la pasta si affeziona a voi. In questa maniera andiamo a dare un po' di forza al nostro impasto. Questo procedimento dovrete ripeterlo per 3 volte con pause da 15 minuti. Vedrete che man mano l'impasto tenderà ad asciugarsi leggermente e diventare più liscio ed omogeneo. Perfetto, quindi ora lascio riposare il mio panetto per 15 minuti e passo con il secondo giro di pieghe e poi lo farò un'ulteriore volta. Perfetto amici, quindi siamo arrivati alla terza e ultima piega, quindi sciogliamo nuovamente le mani in questa maniera e facciamo le ultime pieghe di rinforzo. Come vedete, dopo 3 giri di pieghe il nostro panetto sta diventando molto più liscio e omogeneo e più asciutto, quindi sarà sicuramente più facile gestirlo a questo punto. Una volta fatto questo prendiamo un contenitore ermetico, lo ogliamo per bene e ci buttiamo il nostro impasto, quindi voilà, ecco qua il nostro impasto. Ora chiudiamo il tutto e lascio mezz'oretta fuori a temperatura ambiente, poi vado in frigorifero per una quarantina d'ore, perché essendo una farina molto forte la lascerò maturare lentamente in frigorifero a lungo. Durante questo periodo l'importante è dare 3 girate a step distanti tra loro, quindi tra 5-6 ore gli do una piega, poi se vai a letto la mattina seguente gli dai un'altra piega, eccetera, come
Ottimo amici, sono passate quindi circa 40 ore, guardate la maturazione, che buchi che ha creato, questo è davvero un buon segno. Ora dobbiamo procedere allo staglio, quindi prepariamo un letto di semola sul piano da lavoro e capovolgiamo il nostro impasto in maniera abbastanza decisa. Ora non ci resta che stagliare a freddo, perché appunto essendo un'alta idratazione il freddo ci aiuterà. Siccome faremo 2 teglie, questo lo dividiamo in 2 esattamente. Quello che dobbiamo fare è praticamente allargare leggermente in questa maniera il nostro panetto. Poi quello che dobbiamo fare è richiuderlo su se stesso 3 volte a fazzoletto, quindi la prima volta in questa maniera, pinziamo bene ai lati, ok? Richiudiamo nuovamente per l'altro verso, quindi facciamo così. In questa maniera stiamo incorporando tanta aria e questo sarà quello che determinerà il risultato finale della nostra teglia. E adesso lo facciamo per un'ultima volta nell'altro verso, quindi in maniera abbastanza rapida e veloce. Voilà! Diamo una leggera spolverata con semola in modo tale da non farla attaccare poi sulla nostra cassetta. Assicuriamoci di aver chiuso bene il panetto. E voilà, il nostro panetto è pronto. Quindi questo lo andiamo a mettere in una cassetta porta impasto. Prendo la mia cassetta e ci butto il mio panetto. Ora lo mettiamo a lievitare al raddoppio e ovviamente facciamo lo stesso anche con l'altro. Quindi ora quello che dobbiamo fare è preriscaldare il nostro forno F1 ad una temperatura di 350 gradi circa sulla platea, quindi la parte sotto, e 220 gradi invece il cielo, la parte sopra. Come vedete ho predisposto la pietra refrattaria, quindi ho sostituito il biscotto che utilizzo generalmente per la pizza napoletana con la pietra refrattaria. Quindi per prima cosa disponiamo un letto di semola sul piano da lavoro dove poi andremo a stendere la nostra pizza. Poi prendiamo una teglia, in questo caso sto utilizzando una teglia da 30x40 in ferro blu, l'ho oliata leggermente e la mettiamo da parte, così poi sarà pronta per metterci la nostra pizza. E ora procediamo con la stesura. Prendiamo la nostra cassetta e la ribaltiamo direttamente sulla semola. A questo punto non ci resta che allargarla leggermente con le dita. Mettiamo un po' di semola anche sulla parte superiore e procediamo a schiacciare prima i bordi e poi la parte centrale, quindi in questa maniera, e poi con le dita ben larghe affondiamo all'interno della pizza e tiriamo. Ripetiamo al centro in questa maniera e a posto. La nostra pizza è stesa, quindi ora dispongo la teglia qui vicino, prendiamo e capovolgiamo sul braccio in questa maniera, diamo una leggera scrollatina e andiamo in teglia. Quindi state attenti a non tirare troppo l'impasto, quindi dobbiamo riempire la teglia senza strappare il nostro impasto. Quindi in questa maniera schiacciamo ai bordi, guardate che belle bolle, davvero ricca di aria, perfetto. Quindi questa è la stesura avvenuta. Ora io farò una semplice margherita con salamino, quindi per prima cosa andiamo a disporre il pomodoro. Una volta messo il pomodoro andiamo in forno. Metteremo da ultimo la mozzarella, altrimenti tenderebbe a bruciare e a rovinare il risultato. Quindi ora la inforniamo per circa 7-8 minuti, poi diamo una controllata e poi la ultimeremo. In totale la cottura dovrebbe impegnare 11-12 minuti all'incirca, quindi passiamo al forno. Perfetto, come vedete i 2 termostati sono spenti, quindi vuol dire che il nostro forno è arrivato a temperatura e non ci resta che infornare la nostra teglia. Quindi andiamo. Ci vediamo tra circa 8 minuti.
Perfetto, sono passati 8 minuti, sforniamo e ultimiamo il condimento della nostra pizza. Guardate che meraviglia! Quindi andiamo a mettere sotto il salamino, mettiamo una spolverata di parmigiano ed infine ultimiamo con l'amata mozzarella. Un giro d'olio. Perfetto amici, quindi torniamo in forno per altri 3 minuti circa. Sono passati 3 minuti e direi che la nostra bellissima pizza è pronta. Quindi estraiamo. Perfetto. A questo punto non ci resta che spostare la nostra pizza sulla gratella. Ora la lasciamo raffreddare sulla gratella e poi procediamo con il taglio e l'assaggio. A tra poco. Ecco amici la nostra pizza in teglia ultimata. Ho messo qualche foglia di basilico giusto per guarnire. Vi faccio vedere anche la parte sotto che è ben cotta. Vedete? Quindi procediamo con il taglio. Perfetto amici, quindi non mi resta che passare all'assaggio di questa magnifica pizza. Deliziosa, direi ottima. Come vedete è croccante sotto e morbida sopra, quindi per la gioia delle mie papille gustative. Come prima pizza in questo bellissimo forno F1 direi di essere proprio soddisfatto, non avevo mai fatto una pizza in teglia all'interno di questo forno. La stessa ricetta può essere replicata anche in un forno casalingo, quindi generalmente le temperature dei nostri forni casalinghi si aggirano sui 250 gradi. Quello che vi posso consigliare è di fare i primi 8-9 minuti sul fondo del forno, poi estrarre la pizza, condirla e fare gli ultimi 2-3 minuti di cottura nella parte alta del forno. In quel modo potrete ottenere un risultato pressoché simile o identico a questa. Quindi che dire ragazzi, se anche questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like qua sotto, se avete qualche consiglio, suggerimento scrivetelo pure qua sotto, se volete vedere qualche contenuto più esclusivo, qualche fotografia in più che pubblico quotidianamente potete seguirmi alla pagina Instagram, il link lo trovate qua in descrizione. Che dire, aspetto con ansia le foto delle vostre pizze in teglia e alla prossima con un video interessantissimo, ciao!